Viaggiando lentamente verso casa, con una piccola deviazione ci fermiamo a Montone, in provincia di Perugia. È un borgo tra i più belli d'Italia, di origine medievale ovviamente, e ha circa 1500 abitanti. Arrivando in paese, dopo il distributore vedrete una discesa sulla sinistra, comunque l'area di sosta è segnalata. Arrivate, c'è una sbarra, se la trovate chiusa, se non trovate nessuno della protezione civile o quant'altro, c'è un numero di telefono al quale chiamare e vi daranno tutte le indicazioni. Tra l'altro ho letto che proprio in autunno viene fatta una grande festa in tutto il paese, si chiama la Festa nel Bosco, ma si svolge in paese con banchi di prodotti tipici, manifestazioni folcloristiche, musicali. Deve essere molto bella, comunque vi lasciamo il link in descrizione dell'ufficio turistico. Allora, ho chiamato i numeri che ci sono all'entrata, è stato disponibilissimo, qui c'è carico e scarico, anche se c'è un cantiere qua vicino, ci ha detto che possiamo posizionarci come vogliamo, la corrente è gratuita. Se usufruiamo dei servizi ovviamente lasceremo un'offerta, c'è una casettina lì con la buchetta delle offerte. E ora Luca si mette lì all'ombra, che così anche i cani respirano un po' meglio. Buongiorno. E io vado in paese a comprare il pane e farmi un giro. Qui c'è un sentiero che porta direttamente sulla strada. Da qui potete vedere esattamente l'area camper dove rimane rispetto al paese. Allora, proprio qui sopra l'area sosta, seguendo il sentiero, c'è una panetteria, un bar panetteria, fa un po' di tutto, dove abbiamo preso un pezzo di pizza che è già finito come antipasto, vabbè. Questo pane, che è un pane toscano, una crostatina, Nutella e marmellata da merenda. Io ora vado a fare 2 scatti in paese e tu mi prepari pranzo. Quando arrivi qualcosa di pronto ci sarà.
Noi ci arriviamo in un giorno in settimana, un giorno qualunque, ed è molto tranquillo. Ci siamo solo noi praticamente. Sicuramente nei weekend la situazione è un po' diversa. Il borgo è curato in ogni suo dettaglio. Ci sono scorci veramente bellissimi, angolini particolari, tipici. È un susseguirsi di stupore girare per questo borgo. Questa qua probabilmente era un vecchio castello, una rocca. Adesso poi mi informerò. Sicuramente ci faranno degli spettacoli, qualcosa, magari d'estate. Vista incredibile. Allora, Museo di San Francesco, venerdì, sabato, domenica e festivi, dalle 10:30 alle 13, 16, 18:30. C'è però il cancello aperto. Oh mamma mia, che posto! Bellissimo! Wow! Di qua vediamo l'area sosta. Che paesaggio! Abbiamo fatto il giro di tutto il borgo, veramente bello. Torno al camper, ho fame. Luca speriamo mi abbia preparato qualcosa da mangiare. Intanto poi possiamo fare anche un giro coi cani dopo tutti insieme, perché è un borgo molto tranquillo, non c'è. Piccoli, c'è la mamma! Ma ciao! Ma belli! Adesso ce lo mettiamo. Un attimo che ora è calda. Che posto bellissimo. Dingo, vieni qua. A me piace. Era un borgo meraviglioso. Il problema è che ho scaricato la batteria della fotocamera. Adesso vediamo se le altre... ma come abbiamo fatto a dimenticarci? Il tavolo, la caricabatteria delle fotocamera.
perché è inutile. Si lavora, troppe poi cose. si parte. Troppe cose. Ci Vabbè, vorrebbe vabbè. una settimana di ferie prima delle ferie, una settimana di ferie dopo le ferie, così ci si organizza bene Diciamo, e ci si riprende bene. sì, va bene, ok. Ma a parte che c'è più ristoranti che case, però veramente, cioè, allora, entrando l'odore di sapone di Marsiglia che esce dalle case, So. così recuperiamo tutto l'uovo. Cioè proprio... Come i migliori chef consigliano. Cioè, pieno ti stanno attaccando i moscerini, le vespette. Sì, avranno loro da peggio, fidati. Ma poverine, no? C'è tanti fiori. Apine, andate nei fiori, non nella pasta. L'odore è più buono questo. Non credo, per loro i fiori sono meglio. È un bel posto. A parte il borgo che è molto bello, le persone sono disponibili. Avevamo bisogno di alcune tavolette per pareggiare il tavolo, i muratori qua ci sono subito allertati per fornircele. Ho chiesto alcune indicazioni in paese, sono stati tutti molto gentili. C'è delle api lì. Nel cosino delle offerte c'è delle vespe, non so, penso che siano morte secche, ma... Allora, abbiamo lasciato un'offerta lì nella casetta, che è come si chiama? Il calabrone non c'era più. Cos'è? Un calabrone rosso era. Calabrone, di quelli sì, di quelli belli Calabrone rossi. rosso non c'era più. Ora ci stacchiamo dalla corrente, scarichiamo solo un po' di grigio che ho lavato giusto 2 piatti, poca roba. Riempiamo le chiare perché non sappiamo se dove andremo. Abbiamo idea di andare a Città di Castello e abbiamo letto delle recensioni che non funziona l'acqua. Nelle ultime 3 settimane. Sì, nelle ultime 3 settimane. Boh, adesso vediamo, dai. Magari poi non è così. Ok, niente, direi che... devi caricare un po'... Devo gonfiare i soffioni. Attenzione. C'è chi li chiama soffietti. Vabbè, io li chiamo soffioni. Sono abituato- grossi. Sono abituato con i camion, quelli si chiamano soffioni. Questi sono soffietti. Sì. Soffionetti. A sto giro eravamo vicini alle cascate delle Marmore, dove novembre scorso abbiamo lasciato un tappo, ossia il tappo dell'acqua. E tappo dell'acqua che però abbiamo recuperato dal secondo serbatoio che noi non usiamo. Se qualcuno fosse andato alle Marmore e alla cascata nell'area sosta camper e avesse trovato un tappo così, di quelli vecchi che hanno i 2 denti praticamente, questi 2 denti così, ecco, o se qualcuno li avanzasse o sapete dove possiamo prenderlo perché non li abbiamo trovati da nessuna parte, ce lo dite. Anche questo non è grave perché questo serbatoio noi non lo usiamo, ma Meglio che il cielo fa un tappo, lo sì, sarebbe. no, perché il cielo è veramente terribile. Invece è la stessa vacanza, ma a Campo Imperatore qualcuno ha ben pensato di così scassinarci il tappo del gasolio. Questo qua invece l'abbiamo trovato. Ecco. La vacanza dei tappi è stata quella dell'autunno scorso. Occhio che ti entrano le vespette. Allora, non per sfiducia, ma preferiamo caricare l'acqua queste fontanelle, anche se il carico era pulitissimo, però con le gommette lì preferiamo lasciarle dove sono. Posto?
ad Assisi No. in un secondo si è riempita. Vado a buttare la spazzatura. Se arrivate in macchina, oltre che c'è tutto il parcheggio intorno alle mura, anche di sopra ci sono degli altri parcheggi, qua prima dell'area camper, sia qua che di sotto, ci sono parecchi parcheggi, tutti gratuiti. Vediamo se riesco a far danni a chiudere questa. Mamma mia, è pesantissima. Oddio. Ce l'ho fatta. È un macigno quella sbarra. Allora, è bruttissimo qua, dopo una settimana nel verde in Umbria, comunque, insomma, no, non ci piace. Città di Castello. Ma Città di Castello mi spiace non visitarla, ma non so, Quando non ci si sente sicuri non mi piacerebbe non mi piace dormire qua e cerchiamo qualcos'altro. Sì. È un'area comunque gratuita con scarico e carico. L'acqua in questo momento non funziona, c'è scritto così, non lo so se sia vero o meno. Per carità è gratuita e sicuramente è un di più per Città di Castello, ma considerato che volevamo starci a dormire e poi visitare domani, visto che oggi già abbiamo scarpinato abbastanza, è misto macchine, così troppo via vai, non ci piace. E alla fine abbiamo optato per la verde Toscana, le colline della Toscana. Siamo sempre più vicini a casa. Nel prossimo video vi faremo vedere questo posto, un'area sosta gratuita con tanto di corrente, molto grande, molto comoda, vicino a un borgo che a me piace molto. Vi ringraziamo davvero se siete arrivati fin qua a vedere il nostro video.